ad i piatti di Chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Salve a tutti e ben ritrovati nel 14° episodio di questa oramai amata e consolidata rubrica di basi per le ricette, trucchi e segreti. Oggi siamo qui per apprendere la più dolce e soffice delle basi per una colazione davvero da re. Sto parlando della base per il pan brioche e alcuni esempi di quello che possiamo realizzare con questa base davvero meravigliosa. Ma è estate e fa molto caldo, non ho voluto rinunciare alla leggerezza e per questo motivo ho deciso di alleggerire di parecchio questa ricetta dal burro e dalle uova con il milk roux, o per meglio dire il sistema Tanzuo, uno starter incredibile per basi lievitati e soffice. Ma banda alle ciance, andiamo a vedere come si prepara. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua. Patatine e baccalà. Bene, iniziamo. Come prima cosa prepareremo il mish roux, o per meglio dire il Tanzuo mish roux, un preimpasto molto idratato che farà da starter, sostituendo brillantemente il burro e le uova e aumentando così anche la durata di conservazione delle brioche. Per prepararla semplicemente mettiamo in una padella sul fuoco e versiamoci dentro il latte. Facciamolo scaldare e dopo qualche secondo aggiungiamo mescolando la farina. Portiamo la roux a una temperatura di circa 65 gradi. Se volete essere più precisi potete utilizzare un termometro da cucina. Mescoliamo fino a quando non sarà liscia e cremosa come questa. In una ciotola molto capiente versiamo la farina ed il sale, con un cucchiaio di legno mescoliamoli insieme. In un'altra ciotola più piccola invece versiamo il latte, il lievito, lo zucchero e l'olio di semi di girasole, mescolando bene affinché lo zucchero si sciolga completamente. Riprendiamo la ciotola con la farina e con un cucchiaio di legno creiamo un solco al centro dove riversiamo il milk roux. Mescolando con la frusta versiamo anche i liquidi che abbiamo preparato. Prima che l'impasto però si solidifichi troppo sostituiamo la frusta con il cucchiaio di legno e continuiamo a mescolare al centro in modo che la farina ed i liquidi si amalgamino in maniera lenta e naturale. Continuiamo fino a quando l'impasto non sarà così solido da impedirci di lavorarlo con il cucchiaio. Disfiamocene e finiamo di impastare con le mani. Ottenuta una pagnotta soda lasciamola riposare per 15 minuti, poi diamo una veloce reimpastata prima di metterla definitivamente a lievitare nel forno spento con la lucina accesa fino a quando non raddoppierà il suo volume. Approfittiamo del tanto tempo a disposizione per tritare grossolanamente una tavoletta di cioccolata con cui poi realizzeremo dei deliziosi panini con gocce di cioccolato all'interno. È trascorsa circa un'ora e l'impasto ha raddoppiato il suo volume. È arrivato il momento di dare forma ai vari formati di brioche e dolcetti. Non potevo non preparare una bella e soffice treccia, tutta da gustare. Per prepararla spolveriamo la spianatoia con un po' di farina e strappiamo dalla pagnotta un pezzettino di pasta di circa 100 grammi. Allunghiamolo facendolo rotolare sotto i palmi delle mani sopra la spianatoia, ottenendo così un filone di circa 12-15 cm. Ripeto questa operazione altre 2 volte, ottenendo così 3 bei filoncini. Ora intrecciamoli. Ho foderato di carta forno una teglia da plum cake, adagio dentro la mia treccia e preparo con del latte e un uovo un composto da spennellare sopra la treccia e le brioche che manterrà la giusta umidità, dando un bel colore dorato e lucido a tutte le nostre preparazioni. Pennello la treccia ed infine aggiungo della granella di zucchero che si sposa perfettamente con questo tipo di dolce. Questo tipo di impasto è adatto a realizzare dei deliziosi panini con pezzettini di cioccolato all'interno che personalmente adoro fin da quando ero un bambino. Realizzarli è semplicissimo, ricaviamo un pezzetto di impasto dalla pagnotta madre e schiacciamolo sul piano di lavoro. Aggiungiamo dei pezzetti di cioccolato e richiudiamolo a portafoglio. Allunghiamo il fagotto ottenuto a mo' di filone che taglieremo a pezzetti. I pezzetti così ottenuti vanno arrotolati come delle pagnottelle. Adagiamoli in una teglia di coperta di carta forno e spennelliamo con il nostro latte e uovo. Sono davvero meravigliosi, io ne vado letteralmente matto.
Voglio dare un tocco personale a dei dolcetti, quindi realizzerò dei piccoli bomboloni con marmellata di ciliegia che somigliano però alle brioche con il tuppo tipiche della Sicilia, che realizzeremo tra poco. Aiutandomi con il mattarello spiano una sfoglia spessa circa 1 centimetro, da cui ne ricavo col coppapasta 4 dischi. Ne spennello 2 con il composto di uovo e latte, mentre metto un cucchiaio di marmellata al centro degli altri 2 dischi. Li unisco premendo leggermente sui bordi affinché si chiudano perfettamente. Sopra di essi metto 2 palline di impasto ed alla fine metto in una teglia e spennello per bene. Ecco a voi un altro esempio fantasioso di utilizzare il pan brioche. Preparerò dei dolcetti simili a cartoccio vuoti all'interno che potremo successivamente servire con la ricotta, crema, o un ottimo abbinamento sarebbe la crema pasticcera al cioccolato. Per realizzarli allungo un piccolo pezzettino di pasta di almeno 15 cm, ottenendo un filone sottile poco più di un grissino. Accartoccio questo filoncino tutto intorno ad uno stampo per cannoli. Ci basterà spennellarlo e riporlo sulle teglie insieme agli altri, magari con una spolveratina di granella di zucchero. Per concludere questa carrellata di esempi, preparo una base che potete trovare in ogni singola gelateria siciliana. Sto parlando della brioche col tuppo. In Sicilia infatti si usa riempirla fino a scoppiare di granita o di gelato. Ne viene messo così tanto che rimane aperta e viene servita con un tovagliolo sotto e di solito un cucchiaino infilzato nel gelato. Prepararla è estremamente semplice, ci basterà ottenere delle pagnotte a cui sopra attaccheremo a nostra volta delle piccole palline di impasto che faranno il cosiddetto tuppo. Il procedimento è sempre uguale, spennelliamoli e riponiamoli in una teglia ricoperta di carta forno. Riponiamo tutto ciò che abbiamo fatto nel forno spento con la lucina accesa e lasciamo lievitare per circa un'oretta. Ecco, guardate, una volta lievitato il nostro pan brioche ha raddoppiato di nuovo il suo volume ed è pronto per essere infornato. Preriscaldato il forno statico a 180 gradi, inforniamo per 25-30 minuti. In forno il loro volume magicamente aumenterà ancora, incredibile. Stiamo attenti però semplicemente che il calore non annerisca troppo la parte superiore dell'impasto. In questo caso possiamo proteggerlo in caso manchino ancora diversi minuti mettendogli sopra un foglio di carta di alluminio. Nel mio caso, avendo il forno praticamente pieno di tanti tipi di dolce, sono stato costretto a cambiarli alcune volte di posizione affinché la cottura risultasse uniforme. Il risultato eccolo qui. Il profumo di queste brioche ha attirato, pensate, anche una mia vicina di casa che ha bussato alla mia porta per chiedermi che cosa stessi mai cucinando. Questo per farvi capire ed immaginare la fragranza e il profumo di colazione che emana questo dolce. Per questo 14° episodio era davvero tutto. Chef Nunzio vi ringrazia di essere arrivati fino a questo punto e vi rimanda al prossimo episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti. E sullo sfondo delle splendide immagini di questa meravigliosa base che continuano a scorrere vi saluta. Ciao belli! Ai piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua. Ai piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio.